Giovedì Santo incomincia il triduo della settimana santa e il pomeriggio c'è la celebrazione della lavanda dei piedi, questo ogni anno. È una celebrazione veramente bellissima perché tocca molto, infatti è molto praticata dai bambini, e dopo questa celebrazione si fanno i sepolcri oppure la rifusione. Io personalmente faccio almeno 3 questi sepolcri. La cosa più bella che ho visto durante la mia vita sono i sepolcri che ho visitato a Bari, specie nella chiesa dei carcerati. È una cosa bellissima perché i baresi sentono ancora di più questa tradizione, anche se devo dire a Bitonto, Giovinazzo sono anche carini, però quelli di Bari mi piacciono di più. Dopo aver visitato minimo le 3 chiese per salutare Gesù che sta nel tabernacolo, di solito tutti i giovani, le persone giovani si intrattenevano passeggiando per la città sino alle 3 del mattino, quando dalla chiesa del Purgatorio veniva fuori la processione con Gesù morto. Nella zona della città vecchia, quindi vicoli, stradine, tutte le luci venivano spente e anche la musica diventava dolce, sempre marce funebri, però attenuata e si assisteva a questo passaggio di Gesù morto con le 4 luci ai 4 angoli e il resto delle statue. Questa processione dura di solito un bel po' di ore, sino a quando non si arriva a una certa ora, 8-9, e si va a mangiare il cosiddetto pizzarello, che è un pane particolare che si fa nel periodo di Pasqua, imbottito con tonno. Una volta mangiato questo pizzarello si ritorna a casa e praticamente ci si mette a riposare. Poi riprende nel pomeriggio, alle 3 muore Gesù. Si va in chiesa dopo la morte di Gesù, si va in chiesa, si assiste alla adorazione della croce, l'unico giorno in cui si assiste dell'anno in cui si adora la croce. Dopodiché, finita questo rito, questa celebrazione, le persone in silenzio assoluto escono dalla chiesa e tornano a casa. Io vorrei descrivere questa mia esperienza che ho vissuto e partecipato a questa processione con partecipanti incappucciati, soltanto con gli occhi di fuori, e per tutta la notte avanzavano un passo avanti e uno indietro, un passo avanti e uno indietro, lentamente, praticamente di centimetri riuscivano a camminare. E questa processione, un corteo lunghissimo, questo lungomare di Taranto, ti ricordi che faceva impressione perché si vedeva il mare è oscuro e queste persone tutte incappucciate con un silenzio assurdo. Lei ha fatto riferimento a Taranto, ma anche a Molfetta esistono delle congregazioni e in particolare la Congrega della Morte è formata da uomini con tunica nera incappucciati e sono loro che portano sulla spalla la statua di Cristo morto. È una processione molto suggestiva. Siamo arrivati al sabato santo. A Bitonto c'è una processione dei santi che parte la mattina presto e si ritira verso l'1, l'1:30. Dopodiché si va a casa, si fa un pranzo e si aspetta la sera per la funzione della resurrezione, che incomincia verso le 9, le 10 e termina verso l'1 con questa bellissima
resurrezione di Gesù. Quali sono le tradizioni culinarie della Settimana Santa? Il pranzo di Pasqua si apre con il benedetto, che consiste in un piatto formato nella parte centrale da ricotta dolce e salata, circondata dalle uova rosse, da fettine di salame, formaggio e arancia, che non deve mancare mai. Le uova si fanno con la verga che si va a prendere dal mare, quelle rosse, si fanno bollire le uova e si fanno le uova rosse per mettere sopra la tavola. L'agnello è la cosa importante per la Pasqua. Una delle tradizioni che viene molto rispettata è la scarcella. È un dolce, di solito viene preparato in casa ed è farina, uova e zucchero. E si può guarnire o con delle uova sode al centro oppure riempirlo di marmellato, pasta reale e sopra un gileppe, cioè una classe di zucchero. E possono essere di diverse forme, forma di angioletto, di stella oppure semplicemente rotonda. Un altro dolce pasquale è la colomba pasquale, con i canditi oppure con le mandorle. E siamo alla fine del pranzo. Alla fine del pranzo c'è il famoso uovo, gioia sia dei piccoli e anche degli adulti. E, essendoci dentro una sorpresa, tutti sono curiosi e poi alla fine si gusta sia il cioccolato e c'è la sorpresa dentro. Surprise!